Quante possibilità ha chiunque fra di noi di non crollare psicologicamente se esposto a circostanze di vita molto gravi? Vi sono persone così forti da poter sopportare qualunque errore la vita mette a loro davanti, che ha più probabilità di vivere una vita tormentata mesi e anni dopo un evento terribile? A queste e a molte altre domande cercherò di rispondere in questo video. Esploreremo quindi il disturbo post-traumatico da stress, quali sono le cause, quali sono i sintomi e quali sono i trattamenti più efficaci. Segui il video fino alla fine per avere tutte le risposte che cerchi. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Jacopo, studente appassionato di psicologia, desideroso di divulgare in modo semplice e chiaro i molti aspetti affascinanti di questa disciplina. Venite quindi con me a scoprire i segreti della nostra mente. Il disturbo post-traumatico da stress, o PTSD, si caratterizza da un'intensa risposta a un grave evento stressante, risposta che comprende un notevole aumento dell'ansia, ricordi ricorrenti dell'evento traumatico, emozioni e pensieri negativi, evitamento degli stimoli associati al trauma e sintomi di elevata attivazione fisiologica, come palpitazioni, sudorazione eccessiva e respiro affannoso. Da questa definizione si capisce come sia necessario un evento traumatico per scatenare questo disturbo. Vediamo quindi cosa si intende per trauma grave. Il trauma grave è un evento in cui la persona deve essere stata direttamente coinvolta oppure vi ha assistito e questo evento deve aver implicato la morte o il pericolo di morte oppure lesioni gravi o violenza sessuale. Questo disturbo infatti è stato ampiamente studiato a seguito della guerra del Vietnam, quando molti soldati di ritorno, anche a distanza di anni, hanno avuto numerosissimi problemi psicologici legati alla loro esperienza militare. Vediamo ora quali sono i sintomi proposti dal DSM-5, ovvero il manuale statistico e diagnostico dei disturbi mentali, per inquadrare questo disturbo. Oltre alla presenza di un trauma, la diagnosi di PTSD richiede la presenza di un insieme di sintomi. Nel DSM i sintomi di questo disturbo sono raggruppati in 4 categorie principali. La prima categoria riguarda la riesperienza intrusiva dell'evento traumatico. Molte persone con PTSD fanno sogni o incubi in cui rivivono il trauma notte dopo notte. Altre sono perseguite da ricordi dolorosi, intrusivi. Per esempio, un veterano di guerra può iniziare a tremare nell'udire il rumore di un elicottero, che gli riporta alla mente il campo di battaglia. La seconda categoria riguarda l'evitamento degli stimoli associato all'evento. La maggioranza delle persone con questo disturbo si sforza di evitare di pensare a ciò che è successo e alcune cercano di evitare qualsiasi cosa faccia loro ricordare l'evento. Sebbene la maggior parte delle persone faccia di tutto per evitare di ricordare e di rivivere l'evento, la strategia dell'evitamento in genere non funziona. La terza categoria si riferisce ad altri segni di pensieri e state dell'umore negativi sviluppatisi in seguito al trauma. Molte persone con PTSD infatti si sentono profondamente distaccate dagli amici e da qualunque attività svolgano, per cui non c'è nulla nella vita che dia loro gioia. Infine, la quarta categoria fa riferimento ai sintomi di aumento dell'attività fisiologica e della reattività. Le persone con PTSD spesso si sentono costantemente in guardia e tengono sotto controllo l'ambiente in cerca di possibili pericoli. I sintomi di questo disturbo possono svilupparsi subito dopo il trauma, ma a volte non compaiono se non a anni di distanza dall'evento iniziale. Una volta che si è sviluppato, purtroppo questo disturbo tende a cronicizzare, quindi a durare per tutta la vita. Non tutti sanno che il DSM prevede anche un altro disturbo correlato all'aver vissuto un evento traumatico. Questo disturbo prende il nome di disturbo da stress acuto. Anche la diagnosi di questo disturbo viene fatta quando i sintomi si manifestano in seguito a un evento traumatico. Ciò che differenzia questo disturbo dal disturbo post-traumatico da stress è la durata dei sintomi. Infatti, per poter parlare di disturbo da stress acuto è necessario che i sintomi durino da 3 giorni a un massimo di un mese. Questo disturbo spesso si presenta associato con altri disturbi come i disturbi d'ansia, la depressione, l'abuso di sostanza e il disturbo della condotta. Le donne inoltre hanno una probabilità doppia rispetto agli uomini di sviluppare questo disturbo. Questo perché purtroppo le donne hanno molte probabilità in più di trovarsi in circostanze pericolose come violenze o abusi. Anche fattori culturali possono influenzare in vari modi il rischio di sviluppare PTSD. Alcuni gruppi culturali, come le minoranze etniche, possono essere esposti con maggiore frequenza a eventi traumatici e di conseguenza manifestare un tasso più alto di disturbo post-traumatico da stress. Vediamo ora quali sono le cause specificatamente associate con questo disturbo. La prima causa è la gravità del trauma. Per esempio, i dati ottenuti da uno studio condotto nel 2002, vi lascio il link in descrizione, condotto fra gli abitanti di Manhattan dopo l'attacco terroristico del 2001 al World Trade Center, confermano l'importanza che assume la gravità del trauma nell'insorgere del disturbo. I ricercatori hanno trovato che il 7% degli adulti abitanti a circa 12 km di distanza dalle Torri Gemelle riferivano sintomi che avrebbero potuto giustificare una diagnosi di PTSD, a fronte però di una percentuale del 20% fra gli intervistati che abitavano a meno di 2 km dal luogo del disastro. Oltre alla gravità, poi, anche la natura del trauma sembra influire sullo sviluppo di un PTSD. I traumi inflitti da altri esseri umani sembrano avere maggiori probabilità di causare questo disturbo rispetto ai traumi dovuti, per esempio, a disastri naturali. Ad esempio, l'esperienza di una violenza, di abusi, di aggressioni sessuali si associa a un rischio maggiore di sviluppare PTSD rispetto a quello associato con le catastrofi naturali.
cerebrali. Entrando un po' di più nel nostro cervello, è stato visto come il PTSD possa essere specificatamente correlato con la funzione dell'ippocampo. L'ippocampo, infatti, è un'area cerebrale nota per il suo ruolo nei processi di memoria, soprattutto per quanto riguarda la formazione di ricordi associati alle emozioni. Gli studi di neuroimaging dimostrano che nei soggetti con PTSD l'ippocampo ha un volume ridotto rispetto alle persone senza il disturbo. Vi lascio a tal proposito il link in descrizione di un articolo molto interessante che parla proprio di questo fenomeno. I ricercatori hanno cercato di comprendere il ruolo dell'ippocampo nello sviluppo di questo disturbo, andando ad analizzare proprio le funzioni di quest'area cerebrale. Infatti, l'ippocampo svolge un ruolo cruciale rispetto alla capacità di collocare i nostri ricordi autobiografici nello spazio, nel tempo e nel contesto, e di organizzare la nostra personale narrazione di quei ricordi. È possibile quindi che la difficoltà a organizzare i ricordi e a contestualizzarli crei il terreno favorevole allo sviluppo di questo disturbo. Altri studi sull'ippocampo poi hanno trovato come il malfunzionamento di quest'area cerebrale potrebbe far aumentare il rischio che la persona provi un'intensa paura anche quando si trova in situazioni sicure. Per quanto riguarda l'ippocampo, la memoria, eccetera, ho fatto un video a riguardo, ve lo lascio linkato qui in descrizione, vi invito ad andarlo a vedere perché è molto interessante. Infine, da quanto emerge e da molte ricerche, coloro che affrontano il trauma attraverso strategie di evitamento del pensiero hanno contrariamente maggiori probabilità di sviluppare un PTSD. Entriamo ora nel capitolo dei trattamenti. Una notevole mole di ricerca è stata incentrata sul trattamento del PTSD mediante terapie farmacologiche o psicologiche. Per quanto riguarda i trattamenti farmacologici, è stato visto come una classe di antidepressivi, gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina o SSRI, sia efficace nel trattamento di questo disturbo. Tuttavia, interrompendo l'assunzione di questi farmaci si ha spesso una ricaduta. Per quanto riguarda invece il trattamento psicologico, l'esposizione rimane una delle strategie migliori anche per questo genere di disturbi. Nel trattamento del PTSD, l'esposizione riguarda ricordi del trauma originale o di elementi che lo richiamano. La persona viene incoraggiata a confrontarsi con l'evento in modo da poterlo superare e così estinguere l'ansia. Quando è possibile, la persona viene esposta direttamente in vivo, quindi nel luogo in cui l'evento è accaduto. In altri casi si ricorre a quella che viene chiamata esposizione immaginativa, cioè la persona richiama deliberatamente alla memoria l'evento traumatico. Per trattare questo disturbo, inoltre, molti terapeuti fanno uso della realtà virtuale per far immergere ancora di più la persona nell'evento traumatico. L'altro scopo consiste nel mettere in discussione la convinzione della persona di non poter far fronte all'ansia e alla paura suscitati da questi stimoli. Man mano che la persona apprende di poter sostenere la propria ansia, le risposte di evitamento possono ridursi. Un trattamento molto controverso, seppur famoso e utilizzato per trattare il PTSD, è l'EMDR, sigla che sta per desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari. Non entrerò troppo nei dettagli di questa tecnica, in quanto ho fatto un video a riguardo poco tempo fa, ve lo lascio linkato qui sotto in descrizione se siete interessati. In sintesi, comunque, l'EMDR consiste in una procedura in cui la persona richiama alla mente una scena del trauma subito e, mentre è concentrata su questa immagine mentale, segue con gli occhi le dita del terapeuta che si muovono a destra e a sinistra. La procedura si protrae per alcuni minuti, fino a quando la persona non riferisce che l'immagine mentale del trauma sta diventando meno dolorosa. I fautori di questa tecnica sostengono che la combinazione dei movimenti oculari con i pensieri sull'evento traumatico possa promuovere la rapida estinzione della paura e correggere le erronee convinzioni che la persona ha in merito agli stimoli temuti. Sono tuttavia ancora necessari studi approfonditi per valutare quanto sia efficace o meno questa tecnica, tuttavia i risultati sino ad ora ottenuti sono incoraggianti, anche se indicano che il movimento oculare potrebbe essere ininfluente. Cari amici, questo video termina qui, spero come al solito sia stato di vostro gradimento, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video in uscita e di lasciare un commento qua sotto con osservazioni, domande, critiche, tutto quello che volete. Ci vediamo al prossimo video, ciao!